Buongiorno a tutti e bentornati in compagnia della vostra Lessi per un'altra, stavolta non so se dire lezione di tedesco o meno, perché non voglio concentrarmi su regole grammaticali o qualcosa del genere. E vi spiego da dove è partita tutta sta cosa. Come al solito leggevo i miei commenti, sì, leggo anche i miei, però stavo leggendo i commenti sotto i miei video, quelli relativi al corso di tedesco, e ne ho trovato uno che era veramente interessante, che mi ha colpito perché era una cosa che non avrei mai pensato di fare. Ho qua il mio cellulare, sta roba enorme qua, il mio cellulare, e mi ha scritto Empire State of Mind. Ti è piaciuto come l'ho pronunciato? Mi sentivo molto. Che mi scrive: volevo chiederti perché non fai un video su come hai imparato il tedesco, che metodi hai usato e quanto tempo hai impiegato. Questo secondo me è una delle prime cose che avrei dovuto fare e che in realtà non ho fatto, quindi grazie per avermelo fatto notare. Recupero, è un po' tardi, so cosa siamo, alla lezione 7, lezione 8, da quelle parti lì, e insomma un po' lentamente ma ci arrivo. Allora, parliamo di una cosa per volta, possibilmente, e quindi come hai imparato il tedesco? Allora, inizierei col dire che io il tedesco ho dovuto studiarlo a scuola, perché qua non è che ci lasciano tante alternative, e è obbligatorio studiare il tedesco, per alcuni già dalla terza elementare. Io ho iniziato in prima media, ho fatto 3 anni di tedesco alle medie. Chiaramente alle medie i miei voti erano molto bassi, cioè arrivavo alla sufficienza perché me la regalavano per farmi andare avanti sostanzialmente, e non sono mai stata un chissà che talento con le lingue, per cui io direi che la parte della scuola si può escludere, in quanto il tedesco con la scuola non l'ho mai imparato. Ho iniziato a imparare tedesco quando ho deciso di farlo per conto mio. Ho trovato un'applicazione che secondo me è molto utile, che si chiama Duolingo, e è un sito web gratuito che consente di imparare una serie di lingue diverse, dall'arabo a lingue, non so, adesso volevano aggiungerci anche l'elfico, non so cosa possa servire, ma per qualcuno che particolarmente... hanno già messo il Klingon, per tutti gli appassionati di Star Trek. E insomma consente di imparare diverse lingue. Quello che però ho trovato su questo programma / sito è che finché si tratta di livelli bassi va benissimo, cioè ti aiuta a fare esercizio, però è molto carente sulla grammatica. Questo vuol dire che se vuoi sapere la grammatica ci sono le regole, sì, ma te le devi andare a guardare tu, e non è che siano spiegate in maniera particolare, quindi è meglio cercare le regole di grammatica su un altro sito e usare questo sito, quindi questo Duolingo, solo ed esclusivamente per fare esercizio. Altra cosa nel fare gli esercizi, scusate, sono proprio influenzata oggi. Ecco, altra cosa nel fare gli esercizi, mi sono resa conto che su i livelli bassi vanno appunto bene, perché fanno frasi, vabbè, quando si è a un livello basso la cosa importante è riuscire a mettere insieme una frase in modo abbastanza corretto. I termini che vi fanno usare sono molto semplici. Qui a ogni livello vi aggiungono 2 o 3 vocaboli e fate esercizi su quelli, più quelli che avete studiato precedentemente, quindi secondo me è un buon sistema per imparare, molto pratico. Tra l'altro ci sono anche giochini, vinci punti, per cui c'è anche un certo stimolo. Puoi fare anche le sfide con i tuoi amici se riuscite a coinvolgere qualcuno e a farlo entrare nel vostro gruppo. Un'altra possibilità che magari possiamo provare, ero incuriosita, c'è un'opzione per creare un gruppo scuola. Magari potrei creare un gruppo scuola di tedesco, vi metterò il link da qualche parte, e se qualcuno voglia iscriversi, in teoria dovremmo avere anche un forum in cui discutere tutti insieme delle regole di tedesco. Posso provare ad attivarlo, non so come fare né se ci riuscirò, per cui prendetelo con le pinze questa informazione. In caso vi metto tutti i link e tutte le informazioni come sempre qua sotto nei info video o nei commenti, non so come sono ispirata al momento. Ho provato a cercare anche applicazioni. Questa cosa del Duolingo c'è versione cellulare, però l'ho trovata solo in inglese, non so se consente anche di fare il tedesco. Ho provato a cercare anche altre applicazioni per imparare il tedesco che mi piacessero particolarmente, non le ho trovate, anche perché mi sono messa a cercarle dopo che il tedesco l'avevo già imparato. Credo che la cosa che mi è servita maggiormente sia stato proprio il periodo in Germania, dovendomi confrontare con persone tedesche che, 1, non sapevano italiano, ma vabbè, su quelle li perdoniamo, 2, non sapevano l'inglese, questo è un po' più grave, e alla fine se volevo interagire dovevo per forza parlare in tedesco e riuscire a trovare un modo per farmi capire in tedesco. Una cosa che ho notato è che non sempre, allora, se siete gente che fa un po' fatica a parlare, parlate molto lentamente e cercano di aiutarvi, vi spiegano a gesti eccetera eccetera. Se come me, non so perché, io parlo veloce, me l'hanno fatto notare anche sui video in italiano, tendo a parlare molto in fretta, credono che lo sappiate bene per il semplice fatto che parlate in fretta, non si sa perché, non notano gli errori e iniziano a parlarvi super in fretta anche loro. Io non capisco più niente, devo sempre essere lì e dirgli piano, guarda che non capisco, guarda che non so perché parlo veloce, sono
strana io, ma non riesco a capire un accidente di quello che mi stai dicendo. Quindi io l'ho imparato così alla fine, parlandolo. Poi essendo via ho frequentato anche una scuola di tedesco e qua ho sentito tantissimo la differenza tra la Volkshochschule, che è quella scuola più popolare, e sono andata a una che si chiamava Atelier delle Lingue. Già Atelier vi rende quest'idea di un po' snob, e lì era effettivamente una scuola molto snob in cui andavano i ragazzi in vacanze e ho sentito veramente tantissimo la differenza di ambiente. Una dove era una scuola serale dove andavano adulti, quindi gente della mia età, che lavorava, che si trova in Germania e si trova a dover confrontarsi prima di tutto con problemi di lavoro, seconda cosa in ambienti un po' difficili, anche magari ambienti lavorativi sto parlando, che è già inserita nella cultura e che vive qua, contro quelli che andavano lì l'estate a farsi la vacanza, e era proprio la mentalità da vacanza, voglia di studio poca, voglia di guardare la città e di divertirsi tanta, e con questo ho fatto più fatica a legare, si sentiva questa voglia di divertirsi e molta meno di fare i compiti, di studiare, quindi era anche più lento, cioè si faticava ad andare più avanti. E altra cosa, quando ci portavano le schede erano tutte belle colorate, però credo di aver imparato molto di più alla Volkshochschule, tra l'altro i costi nettamente inferiori rispetto appunto a questo atelier, e presumo che sia lo stesso per qualunque altra scuola di un certo livello, cioè di un certo livello, che fa una certa scena. Erano tutti molto costosi come prezzi e proponevano programmi molto più brevi e concentrati, e non so cosa si riesce a fare. Una cosa che mi ha colpito però è stata con questa Atelier delle Lingue, che mi sono trovata a fare, chiaramente per entrare bisogna fare un piccolo test ingresso per testare il tuo livello, e poi ti mettono all'interno del gruppo classe che corrisponde al tuo livello. Insomma, ho fatto sto test, mi avevano all'epoca trovato, sembra che sia una malattia, ma ero classificata come B2, quindi mi hanno messo nel corso del B2. Una cosa che ho notato su questo gruppo classe che mi ha lasciato un po' perplessa è che insomma sono arrivata lì e questi qua erano bravissimi sulla grammatica, bravissimi sulle regole, però quando si trattava di parlare ci piegavano 3 ore a mettere insieme una frase, e lì sono rimasta un po' perplessa. All'inizio li ho guardati, cioè io parlavo in tedesco tranquillamente, faccio una marea di errori, però non è che devo star lì a pensare 4 ore, cioè inizio con una parola, poi aspetta, mezz'ora dopo arriva la seconda, cioè io parlo abbastanza fluentemente, sbagliatissimo, cioè in modo assolutamente incorretto, infilando un errore dietro l'altro, però non è che mi serve chissà che tempo per pensare. Insomma, mi sono trovata questi qua e ho notato tantissimo la differenza di velocità nell'espressione, e era veramente penoso sentirli parlare, anche mi sono chiesto: ma siamo sicuri che siamo allo stesso livello? Quindi probabilmente il fatto di aver imparato il tedesco parlando con i tedeschi mi ha resa molto più veloce nel parlare, però la mia grammatica era una grammatica, come può succedere in Italia, il parlato italiano è diverso dallo scritto e dalla teoria di grammatica dello scritto, quindi sullo scritto risulto inferiore a quello che in realtà sono nel parlato. Infatti mi è successo anche quando ho dato l'esame che la parte che ho fatto peggio assolutamente è stato lo scritto, perché la mia grammatica non la conosco, per me è una cosa che... E forse è stato proprio questo che mi ha fregato quando studiavo tedesco a scuola, cioè io quella grammatica sono negata, non mi piace, non mi riesce, per cui quando mi spiegavano le regole non ce la facevo, invece nell'espressione, nel confrontarmi con gli altri non ho problemi, mi riesce molto più facile. Credo che questo dipenda però dallo stile di ognuno, dallo stile di apprendimento, da quello con cui uno si trova meglio. C'è chi preferisce studiarsi i libri e riesce a imparare solo da un libro, e chi come me i libri proprio all'allergia, riesce solo nel confronto con le altre persone. Ecco, qua veramente non credo che esista una cosa comune, ma che appunto dipenda dai metodi personali. Passiamo all'altra domanda, se no continuiamo per 20 minuti a parlare di sta cosa. Che metodi hai usato? Ho già risposto. Quanto tempo hai impiegato? Io un tedesco così, a parte i 3 anni delle medie in cui, ripeto, non avevo imparato assolutamente niente, e ho impiegato 1 anno e mezzo per raggiungere il B2. Ho saputo di gente che in 1 anno e mezzo è arrivata anche al C1, quindi se vi studiate, se vi concentrate, vi mettete a studiare, credo che tutto sia possibile, che dipenda da quanto uno è bravo, dalla predisposizione, da diversi fattori, o anche da quanto uno osa. Una cosa di cui mi sono accorta è che c'era ad esempio la mia coinquilina quando ero in Germania, che era molto più brava di me in tedesco. Lei partiva già da un B1
era tra il B1 e il B2, credo, già quando siamo arrivati lì. Io invece partivo da una 2. Allora lei però è arrivata alla fine, che è partita dal B1, è arrivata a un B1 abbondante, cioè è rimasta lì in mezzo. Io partendo dalla 2 sono arrivata a un B1 abbondante, quasi B2, quindi il mio percorso è stato maggiore. Chiaramente sui livelli più bassi è più facile avanzare, invece quando si arriva a un livello più alto la cosa che ti fa scattare di livello è talmente infinita, quindi c'è sul livello basso la prima cosa che ti chiedono, quindi su una 1, è conoscere e saper dare indicazioni, quelle cose proprio base, e quindi è facile arrivare anche a una 2, perché cosa succede? La differenza è solo che aumenta la quantità di cose che sei in grado di dire, aumentano i vocaboli e basta. Arrivati a un certo livello invece bisogna affinare proprio delle regole di grammatica e è più complesso aumentare di livello. Però mi ha proprio colpito la differenza nell'approccio, cioè lei doveva seguire proprio il libro alla perfezione, e credo anche che facesse molta più fatica nel provare a fare le cose. Quando io ho fatto il test d'ingresso per entrare alla Volkshochschule, mi avevano messo tra il A2 e il B1, mi hanno detto che potevo fare sia uno che l'altro, cioè non me l'hanno detto, ho chiesto io se potevo fare il B1 invece che fare la 2, perché la 2 era un livello inferiore, la 1 era un livello superiore. Io preferivo fare il corso a livello superiore, magari faticare un po' di più, però imparare anche qualcosa in più. Lei invece, essendo tra il B1 e il B2, ha preferito fare il B1, quindi alla fine ha fatto la stessa cosa che ho fatto io. E forse ci vuole anche un po' di coraggio, un po' di voglia di mettersi in gioco su queste cose, e soprattutto non avere il terrore di fare errori, perché prima di tutto mi sono resa conto che non vengono notati così tanto. Magari uno ha la paranoia, oddio faccio l'errore, oddio adesso cosa dico, però la gente si rende conto che, non tutti chiaramente, però soprattutto su YouTube, però a parte nel mondo reale, che è una cosa diversa e è molto migliore secondo me, e la gente non è così crudele, per cui si rende conto che hai delle difficoltà, che soprattutto che non è la tua lingua materna, non è la tua lingua madre, e per cui ti viene incontro, se non capisci qualcosa ti ripete. Poi chiaramente dipende un po' a seconda delle situazioni, ci sono situazioni in cui non possono perdere 4 ore a rispiegarti le cose 20 volte, insomma ci vuole anche un po' il tuo di capire, se non capisci arrangiarti, però in generale sono sempre molto disponibile ad aiutarti. Per cui credo che ci voglia un po' di coraggio, un po' di voglia di fare, un po' di buttarsi alla fine. C'è chi ottiene risultati migliori, chi ne ottiene di meglio per predisposizione, o se uno è fortunato, non so che dirci, non so che farci. Ma sì, penso di averti risposto a tutte le domande. Ci sentiamo la prossima settimana con un altro video. Al solito, se avete curiosità, scrivetemele qui sotto, qui in giro troverete degli altri video, link, cose varie, non so, io vedo sempre cosa sono ispirata, no? Quando monto il video aggiungo cose a caso. E sì, ci sentiamo, se ne attacco a parlare non smetto più.